Una delle cose più difficili in italiano è capire se in una determinata frase sia meglio usare il congiuntivo o l'indicativo. Questo vale soprattutto per chi ha imparato l'italiano come lingua straniera. Se l'italiano non è la tua prima lingua e hai dei dubbi sull'uso del congiuntivo, sei nel posto giusto. In questo quiz, infatti, potrai mettere alla prova la tua conoscenza del congiuntivo e chiarire per sempre determinati dubbi. In questo quiz ti proporrò una serie di frasi e per ciascuna ti dirò una variante al congiuntivo e una variante all'indicativo. Il tuo compito è quello di capire qual è la variante corretta. Avrai 5 secondi di tempo per ciascuna frase. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima coppia di frasi. Round 1. La prima frase è: spero che domani piove. La seconda frase è: spero che domani piova. Quindi, come puoi vedere, da un lato abbiamo una frase con l'indicativo presente o presente indicativo, cioè piove. Dall'altro abbiamo una frase con il congiuntivo presente, cioè piova. Tra queste due frasi, qual è quella più corretta? Ti lascio 5 secondi di tempo per pensarci. In questo caso sarebbe meglio dire spero che domani piova, quindi in questa frase sarebbe meglio usare il congiuntivo. Questo è quello che dice la grammatica. Poi è chiaro che nel parlato ti capiterà di sentire molto spesso frasi del tipo spero che domani piove. La variante più corretta comunque è quella con il congiuntivo. Ma vediamo la seconda coppia di frasi. Round 2. La prima frase è: spero che Martina capisce. La seconda frase è: spero che Martina capisca. Anche in questo caso l'unica differenza tra le due frasi è che nel primo caso c'è l'indicativo presente, cioè il presente indicativo, capisce. Nel secondo caso c'è il congiuntivo presente, capisca. Secondo te qual è la frase più corretta? Ti lascio alcuni secondi per pensarci. La frase più corretta è la seconda, cioè spero che Martina capisca. Quindi la frase col congiuntivo è più corretta. Come dicevo prima, ti potrebbe capitare di sentire le varianti con l'indicativo, però, secondo la grammatica, nelle frasi di questo tipo bisognerebbe usare il congiuntivo. Ma vediamo la terza coppia di frasi. Round 3. La prima frase è: spero che va tutto bene. La seconda frase è: spero che vada tutto bene. In questo caso abbiamo una frase con l'indicativo presente del verbo andare, va, e una frase con il congiuntivo presente del verbo andare, vada. Qual è la frase più corretta? Ti lascio alcuni secondi per pensarci. In questo caso bisognerebbe usare il congiuntivo, quindi bisognerebbe dire spero che vada tutto bene. Secondo la grammatica, nelle frasi di questo tipo bisognerebbe usare il congiuntivo. Ma vediamo la quarta coppia di frasi. Round 4. La prima frase è: spero che Elisa accetta la proposta. La seconda frase è: spero che Elisa accetti la proposta. Quindi anche in questo caso l'unica differenza è che in un caso c'è il presente indicativo accetta, nell'altro c'è il congiuntivo presente accetti. Qual è la frase più corretta? Ti lascio alcuni secondi per pensarci.
Se hai scelto la seconda frase, quindi la frase con il congiuntivo, hai indovinato. Nelle frasi di questo tipo bisognerebbe usare il congiuntivo. Quindi se per esempio stai facendo un esame di lingua italiana sul congiuntivo, in questo tipo di frasi devi assolutamente usare il congiuntivo. Se usi l'indicativo è un errore. Ma vediamo la quinta coppia di frasi. Round 5. La prima frase è: spero che questa lezione di italiano ha successo. La seconda frase è: spero che questa lezione di italiano abbia successo. In questo caso abbiamo una frase con l'indicativo presente del verbo avere a e una frase con il congiuntivo presente del verbo avere abbia. Quale di queste due frasi è quella corretta? Se hai scelto la frase col congiuntivo, hai indovinato. Anche in questo caso bisogna usare il congiuntivo. È chiaro che se usi l'indicativo le persone grosso modo ti capiscono, però in queste frasi sarebbe preferibile usare il congiuntivo. Round 6. La prima frase è: spero che il treno arriva in orario. Scusate, ho sbagliato l'intonazione. Spero che il treno arriva in orario. La seconda frase è: spero che il treno arrivi in orario. Qual è la differenza tra queste due frasi? Che nella prima frase c'è l'indicativo presente del verbo arrivare, quindi arriva, mentre nella seconda frase c'è il congiuntivo presente del verbo arrivare, quindi arrivi. Secondo te in questa frase è meglio usare l'indicativo oppure il congiuntivo? Punto di domanda. Ti lascio alcuni secondi per pensarci. In questa frase bisogna usare il congiuntivo, quindi bisognerebbe dire: spero che il treno arrivi in orario. Ma vediamo la settima coppia di frasi. Round 7. La prima frase è: spero che apprezzate queste lezioni di italiano. La seconda frase è: spero che apprezziate queste lezioni di italiano. Nel primo caso abbiamo l'indicativo presente del verbo apprezzare, quindi apprezzate, mentre nel secondo caso abbiamo il congiuntivo presente del verbo apprezzare, quindi apprezziate. La domanda è: in questa frase bisogna usare l'indicativo oppure il congiuntivo? Punto di domanda. Come avrai sicuramente capito, anche in questa frase bisogna usare il congiuntivo. Detto ciò, ti potrebbe capitare di sentire anche le varianti con l'indicativo. Quindi nel parlato a volte le persone usano l'indicativo presente al posto del congiuntivo presente. Questo però è uno di quei casi in cui bisognerebbe usare il congiuntivo. Ma vediamo l'ottava coppia di frasi. Round 8. La prima frase è: spero che è tutto chiaro. La seconda frase è: spero che sia tutto chiaro. Qual è la variante più corretta? La frase più corretta è la seconda, cioè quella con il congiuntivo del verbo essere, la frase con sia. Quindi bisognerebbe dire: spero che sia tutto chiaro. Ti sarà sicuramente capitato di sentire spero che è tutto chiaro, quindi di sentire persone che usano l'indicativo al posto del congiuntivo, però in questo tipo di frasi bisognerebbe usare il congiuntivo. Ma vediamo la nona coppia di frasi. Round 9. La prima frase è: spero che non si scarica la batteria. La seconda frase è: spero che non si scarichi la batteria. Anche in questo caso l'unica differenza tra le due frasi è il modo verbale. Nella prima frase c'è l'indicativo presente del verbo scaricarsi, quindi si scarica, mentre nella seconda frase c'è il congiuntivo presente del verbo scaricarsi, quindi si scarichi. Qual è la frase più corretta?
Anche in questo caso la frase più corretta è quella con il congiuntivo. Bisognerebbe dire spero che non si scarichi la batteria. Ma vediamo la decima e ultima coppia di frasi. Final round. La prima frase è spero che avete capito meglio quando va usato il congiuntivo. La seconda frase è spero che abbiate capito meglio quando va usato il congiuntivo. In questo caso, da un lato abbiamo l'indicativo, in particolare il passato prossimo, cioè avete capito, e dall'altro abbiamo il congiuntivo passato, abbiate capito. Come avrete sicuramente capito, anche in questo caso bisognerebbe usare il congiuntivo. Perché? Sempre per lo stesso motivo, cioè che questa frase è introdotta dal verbo sperare. Qui in alto ti lascio un quiz su un altro tipo di frasi, perché il fatto è che la scelta tra indicativo o congiuntivo dipende dal tipo di frase. Quindi in questo quiz abbiamo preso in considerazione soltanto le frasi con il verbo sperare e abbiamo capito che con il verbo sperare bisogna usare il congiuntivo. In quest'altro quiz invece prendo in considerazione un altro tipo di frasi. Quindi ecco, ti invito caldamente a dare un'occhiata anche a questo quiz.